Ciao, oggi pomeriggio vi portiamo ad Aosta. Questa mattina siamo stati allo Skyway del Monte Bianco. Se volete vedere il video c'è il link in alto a destra del monitor o nella descrizione. Abbiamo parcheggiato un po' distante dal centro, forse anche un po' troppo. L'abbiamo fatto per non rincorrere il rischio di qualche multa, perché ci sono parecchie vie che sono ZTL, ma forse abbiamo un po' esagerato con la distanza. Siamo circa 2 km dal centro, vabbè, adesso ci siamo un po' già avvicinati, però saperlo prima mi avvicinavo un po' di più. Qui vediamo la scultura La raccolta delle mele e la fienagione dell'artista Fernando Casetta, che scolpisce nelle sue opere scene di vita contadina legata alla tradizione. Questo è l'arco di Augusto, fu costruito nel 25 a.C. in onore dell'imperatore romano per celebrare la sua vittoria sulla popolazione dei Salassi. Questa è la chiesa collegiata dei santi Pietro e Orso. La sua costruzione è iniziata nell'XI secolo e terminata nel XV secolo. Questo campanile romanico, alto 44 metri, fu eretto nel XII secolo e al suo interno si trova un imponente campanario di 12 campane. Qui vediamo il priorato di Sant'Orso, che tra il 1400 e il 1500 Giorgio di Challant fa costruire accanto alla chiesa di Sant'Orso, una sontuosa residenza di rappresentanza. Palazzo unico nel suo genere in città, con le cornici delle finestre ornate da formelle di terracotta. Questa è la chiesa di San Lorenzo. Qui siamo a Porta Pretoria. Era l'accesso principale alla città di Augusta Pretoria, dotata di 3 aperture ancora visibili, quella centrale per i carri e quelle laterali per i pedoni. Nella facciata sono ancora visibili delle lastre di marmo che rivestivano l'intero monumento. Se non sei ancora iscritto al nostro canale, per rimanere aggiornato sui nuovi contenuti iscriviti e clicca la campanella. A te non costa nulla, per noi è una grossa spinta morale. In questo edificio c'è un ristorante. Questo è un bel negozio di souvenir. Questa sempre Porta Pretoria vista dal lato opposto da dove siamo entrati. Questa che vediamo è una scultura in legno denominata I Fisarmonicisti dell'artista Dorino Ouvrier. Da questa terrazza vediamo dall'esterno il Teatro Romano. Con un biglietto cumulativo del costo di 10 euro si può vedere il Teatro Romano, la chiesa di San Lorenzo, il criptoportico, il museo archeologico regionale e l'area megalitica. Questa è la piazza Émile Chanoux, la principale piazza della città.
Questo è il municipio dove in passato sorgeva un monastero francescano. Le due fontane ai piedi del municipio rappresentano la Dora e il Boutier, i due torrenti che bagnano Aosta. Piazza Chanou, cuore di Aosta, è intitolato al martire della resistenza valdostana Émile Chanou, partigiano e giurista sostenitore delle tesi regionalistiche che hanno fatto della Valle d'Aosta storicamente, culturalmente e linguisticamente una terra molto vicina alla Francia, una regione a statuto speciale, nonché l'unica in Italia dove non esiste l'istituzione delle province, le cui funzioni sono esercitate direttamente dai comuni. Questo è l'orologio che si trova sopra il municipio. A pochi passi da Piazza Chanou andiamo a visitare la cattedrale dall'esterno. Sullo sfondo si vedono i due campanili romanici del XII secolo della cattedrale di Aosta. Meglio conosciuta come Duomo di Aosta, la cattedrale di Santa Maria Assunta e San Giovanni Battista, che sorge nel cuore della città, è un edificio storico. Si tratta di una chiesa romanica che risale probabilmente al 400, ma è nell'XI secolo che le fonti raccontano di un significativo rifacimento. Nel corso della sua storia subì diverse modifiche strutturali e artistiche, fino ad assumere le sembianze che oggi sono fonte di ammirazione per gli innumerevoli turisti in visita ad Aosta. Questa è la facciata della cattedrale. Qui Nadia o fa la timida o schiva qualche insetto volante. Qui rivediamo da un'altra visuale i campanili della cattedrale. Qui siamo a Piazza Roncas e questo a destra è il Museo Archeologico Regionale. In Piazza Roncas vediamo anche una ruota di un mulino. Ed ecco la croce di Calvino, fu eretta nel 1541 in memoria della cacciata dei calvinisti dalla Valle d'Aosta. Qui siamo ai giardini pubblici Emilio Lussu. Questo è il monumento a Vittorio Emanuele II. Questo monumento è dedicato a Laurent Cerise, famoso medico di Parigi con origini valdostane.
fermati a mangiare alla pizzeria Moderna d'Aosta, le osterie non abbiamo prenotato ed erano tutte piene. Abbiamo mangiato gnocchi con moccetta e fontina, pappardelle con sugo di cinghiale, hamburger alla valdostana con patate e cinghiale e polenta. Se il video ti è piaciuto, se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale e clicca il pollicione del mi piace. Ciao, al prossimo video!